Lezione 1. Ispirazione artistica. Ehi Anna, ho sentito che stai lavorando a nuovi progetti artistici. Come va? Sta andando davvero bene. In realtà, sto sperimentando alcune nuove tavolozze di colori e tecniche. È fantastico. Che tipo di colori hai incorporato nel tuo lavoro ultimamente? Beh, sono stato davvero attratto dai toni ricchi e terrosi, come rossi profondi, arancioni e marroni. Li trovo così caldi e invitanti. Oh, sembrano colori stupendi. Creerebbero un'atmosfera così accogliente e naturale. Esattamente. Ho anche giocato con alcune tonalità più audaci e vivaci. Tinteggiano il verde acqua, il fucsia e il giallo sole. Wow, è un mix davvero interessante. Il contrasto tra il terroso e il brillante deve creare alcuni pezzi sorprendenti. Sicuramente. Trovo che la combinazione di queste due combinazioni di colori sia davvero accattivante. Scommetto. Probabilmente dà alla tua arte una tale profondità e interesse visivo. Lezione 2. Fitness Fun. Ehi Anna, sei stata in palestra ultimamente? Hanno delle nuove attrezzature davvero fantastiche. No, non ci vado da un po'. Che tipo di nuova attrezzatura hanno? Bene, hanno questi fantastici tapis roulant che possono simulare la corsa in salita. E le ciclette sono come i videogiochi interattivi. Wow, sembra super divertente. Mi piacerebbe provarli. Forse potremmo andare insieme qualche volta? Assolutamente. Potremmo farne una giornata intera, fare un po' di cardio, sollevare pesi e poi concederci un frullato salutare. Sembra un piano. Sono sempre alla ricerca di nuovi modi per rimanere attivo e motivato. Inoltre, sarà fantastico recuperare il ritardo mentre ci alleniamo. Di sicuro. Trovo che allenarsi con un amico faccia passare il tempo molto più velocemente. E possiamo spingerci l'un l'altro a provare cose nuove. Sicuramente. Sono entusiasta di dare un'occhiata alle nuove attrezzature della palestra. Sarà una divertente avventura di fitness. Non vedo l'ora. Sarà un ottimo modo per rimetterci in forma e farci anche qualche risata. Lezione 3. Assistente AI. Ehi Anna, hai sentito parlare del nuovo assistente AI di cui tutti parlano? No, non l'ho fatto. Cosa c'è? È come avere un assistente virtuale a cui puoi chiedere qualsiasi cosa. Puoi ottenere risposte, aiutarti con le attività e persino conversare con esso. Wow, sembra incredibile. Che genere di cose puoi chiedergli? Letteralmente qualsiasi cosa, dalla ricerca all'analisi alla scrittura creativa. È come avere un amico esperto da consultare in qualsiasi momento. È così figo. Sono davvero curioso di provarlo. Come si accede a questo assistente AI? In realtà è abbastanza accessibile. Puoi scaricare un'app o utilizzare la versione web. E la parte migliore è che è gratuito. Questo è fantastico. Sicuramente lo darò un'occhiata. Potrebbe essere molto utile per ogni genere di cose, dai progetti scolastici alle attività quotidiane.
Assolutamente. Penso che rivoluzionerà il modo in cui otteniamo informazioni e assistenza. È come avere un esperto personale a portata di mano. Lezione 4. Calgary Stampede. Ehi Anna, hai sentito dei piani per riportare in vita il Calgary Stampede? La fuga precipitosa di Calgary? Questo non mi è familiare. Cosa c'è? È questo grande spettacolo di rodeo e selvaggio West che era un grande evento a Calgary, Alberta. Ma non succede da un po'. Oh, sembra davvero interessante. Cosa li ha spinti a decidere di riportarlo indietro? Beh, a quanto pare un gruppo di uomini d'affari di Calgary si è riunito e ha messo insieme $25.000 per far rivivere lo Stampede. Volevano celebrare l'eredità dei cowboy della città. Davvero figo. Scommetto che sarebbe un'esperienza incredibile parteciparvi. Che tipo di eventi e attività fanno parte del Calgary Stampede? O, tutti i tipi di eventi di rodeo classici come il bull riding, il calf roping e le corse di botti. Inoltre, di solito ci sono giostre di carnevale, musica dal vivo e molti cibi e bevande. Sembra molto divertente. Mi piacerebbe andarci se mai avessi la possibilità di visitare Calgary. Far rivivere quel tipo di evento culturale deve essere davvero emozionante per la comunità. Sicuramente. Penso che riporterà molta energia e orgoglio in città. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire il nuovo Calgary Stampede. Lezione 5. L'ammutinamento del Bounty. Ehi Anna, sapevi che nella Marina britannica gli ammutinati non venivano normalmente impiccati? Davvero? Questo non lo sapevo. Pensavo che l'ammutinamento fosse sempre punito severamente. Normalmente sì. Ma c'è stato un caso famoso in cui gli ammutinati non sono stati giustiziati, anche se hanno preso il controllo della nave. Wow, è davvero interessante. Cosa è successo in quel caso? Fu l'ammutinamento sulla HMS Bounty nel 1789. L'equipaggio si ammutinò contro il capitano, ma non furono impiccati quando furono catturati. È così sorprendente. Perché gli ammutinati non sono stati puniti più duramente? Beh, è una storia un po' complicata. Il capitano, William Bligh, era noto per essere piuttosto crudele e violento. Quindi l'ammutinamento è stato considerato in qualche modo giustificato. Capisco quindi i ribelli sono stati licenziati perché il capitano li aveva maltrattati? Esattamente. L'ammiragliato britannico decise di non giustiziarli e furono appena rimandati in Inghilterra per essere processati. Lezione 6. Il dilemma del decluttering. Ehi Anna, hai già iniziato le pulizie di primavera? Non ancora, ma volevo farlo. Ho così tante cose nell'armadio che non indosso più. Conosco la sensazione. Ho appena frugato nel mio armadio e ho finito per donare un sacco di vestiti che non mi servono. È un'ottima idea. Dovrei davvero fare lo stesso. Ma a volte è così difficile lasciare andare le cose. Ti sento. Può essere difficile separarsi da qualcosa, anche se sai di non usarlo. Ma è così rinfrescante una volta che lo fai. Hai ragione, penso che me ne occuperò per tutta la giornata e occuperò davvero del mio armadio.
Organizza tutto e decidi cosa tenere e cosa donare. Fantastico. Trovo che essere spietati aiuti. Se non indossi qualcosa da un anno, probabilmente è il momento di lasciar perdere. Buon punto. Tendo ad aggrapparmi alle cose per ogni evenienza, ma realisticamente, probabilmente non ne indosserò mai più la maggior parte. Esattamente. E donarlo significa che qualcun altro può trarne vantaggio. È vantaggioso per tutti. Lezione 7. Il dominio di Babe Ruth. Buongiorno. Sapevi che Babe Ruth è diventata famosa dominando non solo uno ma diversi sport? Wow, davvero? Non sapevo questo di Babe Ruth. In quali altri sport eccelleva oltre al baseball? Beh, era un vero atleta. Babe Ruth era in realtà un talentuoso giocatore di basket e football nei suoi primi giorni. È incredibile. Ho sempre pensato a lui come a una leggenda del baseball. Cosa lo ha spinto allora a concentrarsi sul baseball? Apparentemente, Babe Ruth ha violato le nozioni convenzionali di femminilità e mascolinità. La sua abilità sul campo sfidava le norme di genere dell'epoca. Affascinante. È incredibile come sia riuscito a eccellere in così tanti sport diversi, il tutto superando i limiti. Babe Ruth deve essere stata un atleta incredibile. Assolutamente. Il suo predominio multisportivo e il suo carattere anticonvenzionale lo hanno reso una vera icona della sua epoca. Sono davvero curioso di saperne di più sulla variegata carriera atletica di Babe Ruth. Sembra un personaggio storico affascinante. Sono d'accordo, c'è molto di più in lui oltre alla sua eredità nel baseball. È una grande storia di versatilità atletica e pionieristica. Lezione 8. Abiti pastello per abiti da sera. Ehi Anna, hai visto la nuova collezione di abiti da sera in negozio? No, non ho ancora avuto modo di dare un'occhiata. Cosa ne pensi? Hanno dei bellissimi abiti color pastello perfetti per le serate estive. Oh, i vestiti color pastello sembrano deliziosi. Che colori avevano? Avevano sfumature morbide di rosa, lavanda e verde menta. Molto romantico ed elegante. Quei colori sembrano così sognanti. Scommetto che sarebbero stupendi per un matrimonio estivo o una festa in giardino. Assolutamente. Anche i tessuti sembravano di alta qualità, non troppo pesanti per i mesi più caldi. È bello sentirlo. Devo fermarmi al negozio e dare un'occhiata. Gli abiti color pastello sono una tendenza così bella. Sicuramente vale la pena dare un'occhiata. L'intera sezione dedicata all'abbigliamento da sera è stata davvero bella in questa stagione. Lezione 9. L'evoluzione dei sistemi operativi. Ehi Anna, hai sentito parlare degli ultimi sviluppi nei sistemi operativi? No, non lo seguo ultimamente. Cosa c'è di nuovo nel mondo dei sistemi operativi? Bene, programmi come MS-DOS, Unix, Macintosh e Windows sono tutti nati nel corso degli anni. Ah sì, questi sono alcuni dei principali sistemi operativi che hanno dato forma al personal computing. Come si sono evoluti? Ognuno ha apportato nuove funzionalità e funzionalità.
MS-DOS è stato uno dei primi, seguito dai sistemi Unix e Macintosh più grafici. E Windows ha davvero dominato il mercato dei personal computer per molto tempo, giusto? Esattamente. Windows si basava sui concetti di GUI, interfaccia utente grafica, introdotti da Macintosh e divenne di fatto lo standard per la maggior parte degli utenti. È affascinante vedere come i sistemi operativi abbiano progredito e trasformato il modo in cui interagiamo con i computer. Sicuramente. L'evoluzione dei sistemi operativi è stata un fattore chiave del progresso tecnologico negli ultimi decenni. Lezione 10. Esplorazione della food court. Ehi Anna, sei stata nel nuovo centro commerciale ultimamente? No, non ho ancora avuto modo di dare un'occhiata. Cosa ne pensi? È piuttosto carino. Una cosa che mi è piaciuta molto è stata la food court. Ah sì, la maggior parte dei centri commerciali oggigiorno ha una food court. Cosa ne pensi delle opzioni? Bene, la food court ha una dozzina o più di ristoranti e trattorie diversi. Wow, c'è molta varietà. Che tipo di cibo mangiavano? Di tutto, dalle catene di fast food alle specialità etniche. C'erano molte scelte. È fantastico. La food court è un modo così conveniente per assaggiare cibi diversi in un unico posto. Sicuramente. E la disposizione aperta con tutti i tavoli e le sedie lo rende un bel posto dove sedersi e rilassarsi. Lezione 11. Un mondo più grande oltre la scuola. Ehi Anna, hai visto quanto era grande l'edificio scolastico quando siamo arrivati? Sì, sono rimasto sorpreso da quanto fosse enorme e intimidatoria la scuola rispetto alla nostra vecchia. Lo so, giusto? Era come se ci si aprisse un mondo completamente nuovo. Sicuramente. Passare da una piccola scuola di quartiere a questo enorme campus è stato un po' travolgente all'inizio. Ma è stato fantastico adattarsi al nuovo ambiente e a tutte le opportunità che offre. Assolutamente. C'è molto altro da esplorare e scoprire oltre la nostra vecchia zona di comfort. Esattamente. È come se fossimo uccellini che imparano a volare, pronti a conquistare il grande mondo là fuori. Questa è un'ottima analogia. Sembra che stiamo allargando le ali e vedendo un quadro molto più ampio. Sì, è allo stesso tempo eccitante e un po' scoraggiante. Ma sono felice che possiamo sperimentarlo insieme. Lezione 12. Manca un mese. Ehi Anna, sto pensando di prendermi un mese di pausa dal lavoro per immergermi completamente nell'apprendimento di una nuova lingua. Cosa ne pensi? Sembra un'opportunità incredibile, John. Imparare una nuova lingua può essere molto gratificante. Sono davvero entusiasta, ma sono anche un po' nervosa. Non mi sono mai preso così tanto tempo libero dal lavoro prima d'ora. Capisco l'esitazione, ma un'immersione di un mese potrebbe fare un'enorme differenza nelle tue competenze linguistiche. Hai esaminato qualche programma o corso? Ho cercato alcuni programmi di immersione all'estero, ma non sono sicuro di quale sarebbe la soluzione migliore. Bene, sono felice di aiutarti a valutare le opzioni.
Dove stai pensando di andare? Sto considerando la Spagna o l'Italia. Queste culture mi hanno sempre affascinato. Entrambe sarebbero scelte incredibili. Dovresti scegliere quello che meglio si adatta ai tuoi interessi e al tuo stile di apprendimento. Questo è un buon punto. Dovrò valutare i pro e i contro di ogni location. Lezione 13. Picnic nel parco. Ehi Anna, organizziamo un picnic al parco questo fine settimana. Sarà un'ottima occasione per godersi il bel tempo. Sembra un'idea meravigliosa, John. Mi piacerebbe passare un po' di tempo all'aperto. Eccellente. Dovremmo fare una lista di cosa portare, coperte, snack, magari qualche gioco. Ottimo suggerimento. Dovremmo preparare della frutta fresca, dei panini e magari dei biscotti per dessert. Oh, e non dimenticare la limonata o il tè freddo per mantenerci idratati. Sicuramente. E dovremmo portare un altoparlante portatile per ascoltare un po' di musica. Bella chiamata. Creerà una bella atmosfera per il nostro piccolo picnic. Assolutamente. E possiamo portare un frisbee o un gioco da giardino per farci divertire. Sembra un piano. Non vedo davvero l'ora. Sarà una bella pausa dalla solita routine. Lezione 14. Amici del fitness. Ehi Anna, hai provato nuovi allenamenti ultimamente? Stavo cercando di cambiare la mia routine. Ciao John, sto sperimentando alcuni esercizi diversi. Hai sentito parlare dell'allenamento HIIT? È davvero intenso ma ottimo per bruciare calorie. It? Sembra interessante. Che tipo di mosse sono implicate in questo? È un mix di raffiche cardio ad alta intensità e allenamento della forza. Cose come salti, alpinisti e squat con presse aeree. Wow, sembra intenso. Di solito mi limito a fare jogging e sollevare pesi. Pensi che sarebbe una buona aggiunta alla mia routine? Sicuramente. L'HIIT è perfetto per aumentare la resistenza e costruire muscoli. Assicurati solo di iniziare lentamente e di ascoltare il tuo corpo. Va bene, dovrò provarlo. Forse possiamo fare un allenamento IT insieme qualche volta. È un'ottima idea. Mi piacerebbe la compagnia. Possiamo motivarci a vicenda nei momenti difficili. Suona bene. Non vedo l'ora. Provare nuovi allenamenti con un amico lo rende più divertente. Lezione 15. Un paradiso tropicale nel sud-est asiatico. Ehi Anna, ho sentito cose incredibili su questo paradiso tropicale nel sud-est asiatico. Dovremmo organizzare un viaggio lì. Wow, sembra così eccitante. Cosa ne hai sentito parlare? Mi piacerebbe saperne di più. Beh, ho sentito che le spiagge sono assolutamente meravigliose, con acque cristalline e coste di sabbia bianca. E il lussureggiante fogliame tropicale dovrebbe essere mozzafiato. Sembra il mio tipo di posto. Sai quali sono le attrazioni principali? Da quello che ho letto, ci sono incredibili sentieri escursionistici attraverso le foreste pluviali, dove è possibile avvistare tutti i tipi di fauna esotica.
E la cucina locale dovrebbe essere fuori dal mondo. Sto già sognando tutti i deliziosi frutti di mare freschi e i frutti tropicali. Questo posto sembra proprio quello che fa per me. Sicuramente. Dovremmo iniziare presto a cercare voli e alloggi. Scommetto che sarà un viaggio indimenticabile. Non vedo l'ora. Facciamolo, questo sarà fantastico. Assolutamente. Sono così entusiasta di vivere questo paradiso tropicale con te. Lezione 16. Pratiche di sepoltura tradizionali in Nord America. Ehi Anna, sapevi che in alcune parti del Nord America è tradizione che i poveri vengano sepolti a spese del governo? Davvero? Questo non lo sapevo. Questo è interessante. Cos'altro puoi dirmi su questa tradizione? Beh, viene spesso definito il funerale di un povero. L'idea è che lo Stato fornisca una sepoltura semplice e senza fronzoli per coloro che non possono permettersela da soli. Mm, suppongo che abbia senso. In un certo senso. Almeno assicura che tutti ricevano una degna sepoltura, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria. Esattamente. È un modo per assicurarsi che nessuno rimanga senza un luogo di riposo definitivo e dignitoso. È bello sentirlo. Immagino che debba essere un argomento delicato, però, per coloro che devono usufruire di questo servizio. Sicuramente. Può essere visto come una sorta di stigma, anche se serve solo a fornire un livello base di rispetto e cura. Posso capirlo. È un delicato equilibrio tra praticità e mantenimento della dignità. Assolutamente. È una pratica culturale interessante che parla dei valori del sostegno ai meno fortunati della società. Lezione 17. La presenza spirituale nel governo americano. Ehi Anna, sapevi che l'idea della spiritualità è sentita in tutto il governo americano, dalle case statali agli uffici federali? Wow, è davvero affascinante. Non avevo capito che l'elemento spirituale fosse così profondamente radicato nel funzionamento del governo. Sì, è piuttosto interessante. Puoi vederlo in cose come la progettazione architettonica degli edifici governativi, il linguaggio usato nei documenti ufficiali e persino nei rituali e nelle cerimonie. È davvero intrigante. Puoi darmi alcuni esempi specifici di come si manifesta questa presenza spirituale? Beh, per esempio, molti edifici del Campidoglio presentano opere d'arte, statue e simboli che riflettono temi religioso o spirituali. E il linguaggio della dichiarazione di indipendenza e della Costituzione ha un forte fondamento morale e filosofico. È davvero affascinante. Suppongo che parli del ruolo che la fede e i valori hanno avuto nel plasmare le fondamenta della governance americana. Esattamente. C'è una convinzione radicata che ci sia una dimensione spirituale nel lavoro del governo e del servizio pubblico. Lo trovo davvero interessante. È una prospettiva che non viene spesso evidenziata, ma è chiaramente una parte importante del tessuto della vita politica e civile americana. Assolutamente. È un aspetto affascinante della storia e della cultura del paese che vale la pena esplorare ulteriormente. Lezione 18. La straordinaria bambina Didrikson. Ehi Anna, conoscevi l'incredibile atleta Babe Didrikson?
È stata una delle figure sportive più celebri del XX secolo. Babe Didrikson? Non credo di conoscerla. Cosa l'ha resa così straordinaria? Beh, Babe Didrikson era un'atleta americana che eccelleva in una vasta gamma di sport, tra cui atletica leggera, basket e golf. Wow, è davvero impressionante. Doveva essere un'atleta incredibilmente versatile e talentuosa. Assolutamente. È considerata una delle più grandi atlete tuttofare di tutti i tempi. Alle Olimpiadi del 1932 vinse medaglie d'oro nel lancio del giavellotto e negli 80 metri ostacoli. È incredibile. Eccellere in discipline atletiche così diverse è davvero straordinario. E questa non è nemmeno l'intera portata del suo talento. Dopo le Olimpiadi, è diventata una golfista professionista e ha vinto 41 tornei LPGA, inclusi 3 campionati importanti. Incredibile. Deve aver avuto un'incredibile etica del lavoro e una naturale capacità atletica per ottenere così tanto in così tanti sport diversi. Sicuramente. Babe Didrikson è stata davvero una pioniera e una pioniera dello sport femminile. Ha aperto la strada a tante atlete che sono venute dopo di lei. Lezione 19. Aumento della partecipazione alle partite dei Brooklyn Nets. Ehi Anna, stavo pensando a come aumentare la partecipazione alle partite di basket dei Brooklyn Nets, specialmente tra i tifosi afroamericani. È una sfida interessante. Che tipo di idee hai in mente? Bene, penso che una cosa fondamentale sarebbe coinvolgere davvero la comunità locale e rendere i giochi più accessibili e accoglienti per un pubblico eterogeneo. Questo ha molto senso. Che tipo di divulgazione e programmazione pensi possa aiutare in questo senso? Forse cose come ospitare eventi comunitari nell'arena, collaborare con organizzazioni locali e offrire biglietti scontati o pacchetti speciali di biglietti. Sembrano ottime idee. Rendere l'esperienza della giornata di gioco più inclusiva e conveniente potrebbe fare molto. Esattamente. E penso anche che sarebbe importante commercializzare i giocatori della squadra e le loro storie in un modo che sia davvero in sintonia con la comunità locale. Assolutamente. Evidenziare i diversi background e le diverse storie dei giocatori potrebbe aiutare i tifosi a sentirsi più legati alla squadra. Sicuramente. C'è molto potenziale, credo, per far crescere la base di fan e rendere le partite dei Nets una parte centrale del tessuto culturale di Brooklyn. Lezione 20. Yoga e consapevolezza del corpo. Buongiorno Anna, hai sentito che lo yoga è ottimo per la consapevolezza del corpo? Ah sì, l'ho letto. A quanto pare, i movimenti consapevoli e la respirazione nello yoga ti aiutano davvero a sintonizzarti con il tuo corpo. Esattamente. È incredibile come lo yoga possa renderti più in contatto con il modo in cui il tuo corpo si sente e si muove. Sicuramente. Trovo che quando faccio yoga regolarmente, sono molto più consapevole della mia postura, della tensione muscolare e anche dei piccoli dolori. Lo stesso qui. È come se lo yoga ti desse un sesto senso del tuo corpo. Assolutamente. E quella consapevolezza del corpo può tradursi in un miglioramento dell'equilibrio, della flessibilità e persino delle prestazioni atletiche. Assolutamente.
Ho notato che le mie corse e i miei allenamenti sono molto più fluidi da quando ho iniziato a praticare yoga. È bello sentirlo. Sono convinto. Cercherò di incorporare più yoga nella mia routine. Fantastico, penso che apprezzerai davvero i benefici mente-corpo. Fammi sapere se vuoi consigli sullo yoga. Lezione 21. Le sfide di un giocatore di baseball. Ehi Anna, hai sentito parlare delle sfide affrontate dal giocatore di baseball Curt Flood? No, non l'ho fatto. Cosa è successo? Beh, Flood era un importante giocatore di baseball negli anni 60 che sfidò la clausola di riserva della Lega, che essenzialmente legava i giocatori alle loro squadre per tutta la vita. Wow, deve essere stata una grande sfida da affrontare. Cosa ha fatto? Flood ha rifiutato di accettare uno scambio con un'altra squadra e ha invece intentato una causa contro la Major League Baseball, sostenendo che la clausola di riserva violava le leggi antitrust. È stata una mossa audace. Com'è andata a finire? Alla fine, la Corte Suprema si è pronunciata contro Flood, ma il suo caso ha aperto la strada al moderno libero arbitrio negli sport professionistici. Capisco quindi, anche se non ha vinto la causa, le sue azioni hanno avuto un impatto duraturo sul settore. Esattamente. La sfida di Flood, sebbene all'epoca infruttuosa, portò a cambiamenti significativi nel modo in cui i diritti dei giocatori venivano gestiti negli anni a venire. Lezione 22. Trovare alloggi sulla spiaggia. Ehi Anna, conosci qualche buon posto dove stare vicino alla spiaggia? In realtà sì. Ultimamente sto cercando delle vacanze in spiaggia e ho trovato delle opzioni davvero interessanti. Ottimo, mi piacerebbe sentire i tuoi consigli. Sto programmando una piccola vacanza al mare e voglio trovare il posto perfetto. Beh, c'è un piccolo e incantevole bed and breakfast a pochi isolati dalla riva che sembra incantevole. Ottiene ottime recensioni per le sue camere accoglienti e la posizione panoramica. Sembra l'ideale. Che ne dite di qualcosa di un po' più moderno e fronte mare? Mm, fammi pensare. C'è un nuovo resort elegante proprio sulla spiaggia che offre splendide viste sull'oceano e tutti i comfort che potresti desiderare. Oh, sembra il mio tipo di posto. Qual è il nome di quel resort? Si chiama The Oceanside. Ho sentito che le camere sono spaziose e l'area della piscina è fantastica. Fantastico, dovrò dare un'occhiata. Grazie per i consigli. Mi hai dato alcune ottime opzioni da considerare. Lezione 23. L'onestà è la migliore politica. Ehi Anna, devo confessarti una cosa. Oh, che cos'è? Beh, l'altro giorno ti ho detto che avevo imparato una lezione importante sull'onestà, ma la verità è che non avevo ancora imparato quella lezione. Capisco quindi mi avevi mentito al riguardo? Sì, mi dispiace davvero. L'onestà è molto importante per me e mi dispiace averti ingannato in quel modo. Apprezzo che tu sia stato sincero al riguardo ora. L'onestà è davvero la migliore politica. Hai assolutamente ragione. Ho imparato che è meglio essere onesti, anche se è difficile, piuttosto che cercare di nascondere qualcosa.
Sono contenta che tu l'abbia capito. L'onestà crea fiducia, e questo è molto importante in ogni relazione. Hai assolutamente ragione. Ti prometto che sarò più sincero in futuro. Apprezzo troppo la nostra amicizia per metterla a repentaglio con disonestà. Lezione 24. Consigli per viaggiare in treno. Ehi Anna, sto programmando il mio primo viaggio in treno e potrei usare alcuni consigli. Hai qualche consiglio per chi viaggia per la prima volta in treno come me? Assolutamente. Ho fatto parecchi viaggi in treno, quindi sarei felice di condividere alcuni consigli utili. Fantastico, sono pazzo. Cosa devo tenere a mente mentre mi preparo per il mio viaggio? Bene, prima di tutto, assicurati di arrivare in stazione un po' presto, nel caso ci siano ritardi o modifiche agli orari. Ok, buono a sapersi. Cos'altro? Inoltre, assicurati di avere a portata di mano tutti i biglietti e i documenti di viaggio. È una buona idea ricontrollarli prima di salire sul treno. Capito. C'è altro di cui dovrei essere a conoscenza? Sì, porta degli snack e dell'intrattenimento per il viaggio. I viaggi in treno possono essere lunghi, quindi avere cose che ti tengano occupato è fondamentale. Questo è un ottimo consiglio. Mi assicurerò di mettere in valigia libri, riviste e forse anche un caricabatterie portatile per i miei dispositivi. Lezione 25. Animal Adventures. È stato incredibile. Ho visto enormi elefanti grigi, giocosi coniglietto e persino alcuni coccodrilli dall'aspetto spaventoso. Wow, sembra proprio un'avventura. Mi piacerebbe molto dare un'occhiata. Hai fatto delle belle foto? L'ho fatto. Ecco, lascia che te lo mostri. Guardate le dimensioni di quell'elefante, è enorme. Incredibile. E oddio, quei coniglietti sono così carini. Voglio andare ad accarezzarli. Lo so, giusto? Ma fai attenzione ai coccodrilli, sembravano piuttosto feroci. Notato. Mi assicurerò di mantenere le distanze da quelli. Quando possiamo andare insieme? Che ne dici di questo fine settimana? Mi piacerebbe esplorare lo zoo con te. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di vedere tutti questi fantastici animali. Nemmeno io. Sarà un periodo selvaggio. Lezione 26. Effetti a catena. Ehi Anna, hai sentito di quell'atto di gentilezza casuale che qualcuno ha fatto l'altro giorno? No, cos'è successo? Adoro sentire storie sulla gentilezza. A quanto pare, uno sconosciuto ha pagato il caffè della persona dietro di loro in fila. E quella persona ha poi pagato anche l'ordine della persona successiva. È incredibile. È incredibile come un piccolo gesto possa avere un effetto a catena, vero? Assolutamente. Questo dimostra come un po' di gentilezza possa ispirare gli altri a fare lo stesso. Lo so, è così commovente. Vorrei che ne vedessimo di più nel mondo. Anch'io. Ti fa davvero venire voglia di uscire e fare qualcosa di carino per qualcun altro. Sicuramente. Terrò d'occhio le occasioni per diffondere un po' più di gentilezza in giro.
È un'ottima idea. Anche i gesti più piccoli possono fare una grande differenza. Lezione 27. Pacific Northwest Adventures. No, in realtà non l'ho fatto. Però ho sentito che è bellissimo. Perché me lo chiedi? Beh, stavo pensando di organizzare una piccola vacanza lì. Forse nella Columbia Britannica o anche a Seattle. Sembra incredibile. Lo scenario in quella parte del mondo è semplicemente sbalorditivo. Lo so, giusto? Ho visto così tante foto incredibili di montagne, foreste e coste. È sicuramente nella mia lista dei desideri di viaggio. L'aria aperta sembra così serena e pacifica. Assolutamente. Penso che un bel viaggio rilassante per riconnettersi con la natura sarebbe perfetto. Sicuramente. E anche il cibo in quella regione dovrebbe essere incredibile. Oh, non avevo nemmeno pensato al cibo. Ora sono ancora più emozionato. Lezione 28. Soggetti sensibili. Ehi Anna, volevo chiederti qualcosa, ma non so come parlarne. Oh, che cos'è? Puoi sempre sentirti a tuo agio a parlare con me. È solo che, beh, ho letto questo articolo l'altro giorno su un argomento delicato. E mi ha fatto riflettere. Capisco beh, sai che sono qui per ascoltare se vuoi parlarne. Di cosa parlava l'articolo? Stava parlando del contraccolpo che alcune persone hanno subito per i commenti che hanno fatto. Sai, l'intero dibattito sulla cultura della cancellazione. Ah, capisco. Questo può essere sicuramente un argomento delicato e controverso. Sì, esattamente. Non voglio dire nulla che possa essere interpretato male o considerato offensivo. Apprezzo che tu sia stato cauto al riguardo. È una questione complessa senza risposte facili. Assolutamente. Volevo solo la tua opinione, se non ti dispiace. Non è la foto a essere rivoltante, capisci, ma io ne parlo del musulmano un po' più smoderato. Lezione 29. Recuperare il ritardo sugli eventi mondiali. Ehi Anna, hai ricevuto la notizia che la Gran Bretagna ha rinnovato le relazioni con l'Iran all'ONU l'anno scorso? No, me lo sono perso. Cosa è successo esattamente? Ebbene, dopo anni di tensioni, i due paesi hanno deciso di ripristinare i legami diplomatici nel 1990. È stata una grande mossa sulla scena globale. Ah, capisco. Questo è interessante. Mi chiedo cosa abbia portato a quella decisione. Da quello che ho capito, aveva a che fare con il cambiamento delle dinamiche geopolitiche e il desiderio di migliorare la cooperazione economica. Ha senso. La politica globale può essere così complessa a volte. Sicuramente. Dietro le quinte succede sempre molto di più di quanto sembri. Di sicuro. Varrà la pena tenere d'occhio come si evolverà quella relazione in futuro. Assolutamente. Sviluppi del genere possono avere effetti a catena in tutto il mondo.
Lezione 30. Riflessioni poetiche. Buongiorno Anna, stavo giusto pensando al mio poeta preferito l'altro giorno. Oh, davvero? Chi è? Eschilo. Ha questa bellissima battuta su come nel sonno, un dolore che non può dimenticare cade goccia a goccia sul cuore. Wow, è un'immagine potente e poetica. Capisco perché è il tuo preferito. Sì, la sua scrittura ha una qualità lirica così inquietante. Ti fa davvero pensare. Posso immaginarlo. La poesia riesce a catturare l'esperienza umana in questi modi profondi. Sicuramente. Unire le parole per evocare emozioni e significati è un'arte. Assolutamente. La poesia ci ricorda la bellezza e la complessità delle cose più semplici. Ben detto. È un vero dono essere in grado di distillare quelle verità universali in versi. Lezione 31. Raggiungere gli obiettivi. Ehi Anna, come ti sta andando il lavoro ultimamente? Uffa, è stata un po' dura ad essere onesti. Cercare di colpire i miei obiettivi è stato davvero difficile. Oh no, mi dispiace sentirlo. Che tipo di sfide hai dovuto affrontare? Proprio come al solito, scadenze ravvicinate, risorse limitate, priorità fluttuanti. A volte può sembrare implacabile. Posso immaginarlo. Raggiungere gli obiettivi in un ambiente ad alta pressione non è mai facile. Sicuramente no. Ma cerco di rimanere positivo e concentrato su ciò che posso controllare. È un ottimo atteggiamento da avere. Tenere la testa alta fa una grande differenza. Lo fa. E so di non essere solo, i miei compagni di squadra sono sulla stessa barca. Beh, almeno questo è buono. Appoggiarsi l'uno all'altro aiuta a superare i momenti difficili. Lezione 32. Organizzazione del bagno. Ehi Anna, hai visto quelle nuove soluzioni di archiviazione per bagni piccoli? Sembrano super maneggevoli. No, non l'ho fatto. Di che tipo di soluzioni stai parlando? Ogni genere di cose, scaffali sopra il WC, contenitori appesi, vanità compatte, quel genere di cose. Oh wow, sembra davvero utile. Lo spazio è sempre prezioso nei bagni. Totalmente. Queste soluzioni sembrano progettate per massimizzare ogni centimetro senza apparire ingombranti. Questo è geniale. I bagni piccoli possono sembrare così angusti se non si dispone della giusta configurazione. Sicuramente. Questi prodotti sembrano risolvere molti dei punti deboli più comuni. Dovrò indagare su questo. Tutto ciò che può aiutare a semplificare un bagno minuscolo è un punto di svolta. Concordato. È incredibile la differenza che può fare lo storage giusto. Lezione 33. Pianificazione dell'avventura all'aperto. Ehi Anna, stavo pensando di fare un viaggio con lo zaino in spalla. Cosa ne pensi? Oh, sembra eccitante. Dove pensavi di andare? Non ne sono ancora sicuro, sono ancora nelle prime fasi di pianificazione. Ma sono aperto ai suggerimenti.
Bene, ci sono così tante fantastiche mete escursionistiche, è difficile scegliere. Hai considerato il Pacifico nord-occidentale? Questa è una buona idea. Lo scenario dovrebbe essere assolutamente mozzafiato. Sicuramente. Le montagne, le foreste e la costa offrono un'incredibile esperienza all'aperto. Sembra proprio adatto a me. Adoro essere immerso nella natura in quel modo. Lo stesso qui. È così rigenerante disconnettersi ed essere presenti nel momento. Non potrei essere più d'accordo. Un buon viaggio con lo zaino in spalla è il ripristino perfetto. Lezione 34. Scegliere il meglio. Ehi Anna, sono andata a fare la spesa stamattina. Ho scelto la frutta e la verdura migliori per noi. Ottimo, John. Cosa hai ottenuto alla fine? Beh, ho trovato degli avocado perfettamente maturi, pomodori succosi e lattuga croccante. Ho anche ricevuto una scatola di latte fresco e cremoso. Meraviglioso. I latticini sono così importanti per una dieta equilibrata. Assolutamente. Mi sono assicurato di scegliere articoli di altissima qualità. Voglio che abbiamo gli ingredienti perfetti per i nostri pasti. Fai sempre un ottimo lavoro scegliendo i prodotti migliori. Sono sicuro che qualsiasi cosa tu abbia comprato sarà deliziosa. Mi fa piacere che la pensi così. Mi sono preso del tempo per assicurarmi di avere le opzioni più fresche e saporite. Non vedo l'ora di vedere cosa ti inventi in cucina usando tutti questi fantastici ingredienti. Nemmeno io. Ho in mente alcune gustose idee per ricette che penso ti piaceranno davvero. Lezione 35. Bel nuovo vestito. Ehi Anna, ho notato che indossi un vestito nuovo oggi. Ti sta benissimo. Oh, grazie John. L'ho appena comprato durante il fine settimana. È di un bel blu marino con stampe floreali. Sembra bellissimo. Hai comprato altri vestiti nuovi mentre eri fuori a fare la spesa? Sì, ho anche un paio di sandali davvero carini che si abbinano perfettamente al vestito. È fantastico. L'intero outfit sembra davvero curato ed elegante. Sono così soddisfatto dei miei acquisti. Mi sento così sicura e a mio agio in questo nuovo outfit. Ti sta davvero bene. Hai sempre un grande senso della moda. Oh, sei così dolce. Amo trovare pezzi che mi facciano sentire al meglio. Beh, ci sei sicuramente riuscito con questo. Hai un aspetto fantastico.